Salve cari amici, questa volta tratteremo la tecnica della mano aperta, cioè vale a dire allargare le dita, aprire la mano dopo il colpo. Quindi l'altra volta abbiamo visto la tecnica del full stroke, vale a dire colpire il tamburo tenendo, diciamo, le dita chiuse, mentre questa volta apriamo le dita, apriamo la mano, la bacchetta riesce ad andare pure più indietro e ritorniamo nella posizione di partenza che questa volta è questa. Una difficoltà che probabilmente troverete all'inizio è quella dello sbandamento della bacchetta durante la risalita. È semplicemente diciamo un problema di occhiello che sicuramente con l'allenamento risolverete. Quindi abbiate fiducia, non vi scoraggiate perché alla fine è un movimento molto semplice. La stessa trafila che abbiamo usato per il full stroke, vale a dire colpi regolari, della stessa qualità, evitiamo di far vibrare il colpo perché non è il modo corretto di suonare il tamburo. Poi passiamo alla mano sinistra con la stessa trafila che abbiamo usato per la destra e cominceremo poi ad alternare i colpi, per esempio così. Ora analizziamo il movimento. In sostanza io quando faccio questo tipo di colpo, suono questo colpo, non faccio altro che simulare quasi un saluto. Questo è il movimento. Quindi ripetiamo. Possibilmente cerchiamo di colpire un'area ben ristretta sul tamburo, evitiamo di migrare sulla pelle, di girare e muovere l'avambraccio. Ricordiamo sempre che noi idealmente stiamo mantenendo un vassoio con dei bicchieri, quindi cerchiamo di concentrare tutto il movimento nel polso e nelle dita. Questo è importante. Un'altra tecnica importantissima che useremo è quella della mano chiusa. Closed stroke, per comodità chiameremo closed e basta. Semplicemente si tratta di, la prima parte è simile a quella della mano aperta, cioè vale a dire apriamo le dita e facciamo andare indietro la bacchetta. La seconda parte, dopo il colpo, prevede una chiusura delle dita. Vedete questo movimento qua? Proviamo a suonare. Quindi ritorno a ripetere l'esigenza di colpire correttamente il tamburo senza vibrazioni e questa volta la bacchetta si ferma più o meno a un palmo dalla pelle. Ripetiamo questi esercizi che devono uscire chiaramente tutti con la stessa intensità sonora e la stessa precisione, li ripetiamo a sinistra. Ricordo sempre che a sinistra abbiamo bisogno di più attenzione, per molti di noi è la mano debole, e poi cominciamo ad alternare i colpi, uno a destra e uno a sinistra. In questo caso io vi invito a prestare attenzione e fare incontrare nell'alternanza dei colpi le bacchette a metà strada, osservate. Quindi a metà strada si incontrano. Dopo di questo passate alle sequenze che vi ho detto sono disponibili sul sito di Music Off in PDF che sono di 3 colpi per mano, quindi 3 a destra, 3 a sinistra, 4, 6 ed 8. L'ultima tecnica che tratteremo oggi è quella del tap stroke, vale a dire un colpo suonato molto vicino alla pelle e molto delicatamente. Quindi svilupperà un volume molto basso. Basta semplicemente abbassare il polso tenendo la bacchetta vicino alla pelle. Quindi sono dei colpetti leggerissimi che ci serviranno per l'esecuzione delle note fantasma. Poi vi spiegherò questa cosa misteriosa, ma che è semplicissima. Vi do appuntamento alla prossima puntata per trattare questa volta anche la tecnica che coinvolge il braccio per colpire il tamburo.
che è importantissima perché velocizzerà molto l'esecuzione dei rudiments o comunque del proprio modo di suonare. Vi auguro buon lavoro, vi invito ad avere un po' di pazienza all'inizio perché capisco che questi esercizi sono un pochino noiosi, però vi assicuro che sono essenziali per lo sviluppo di una buona tecnica. Ciao!